l'ulivo. Una pianta sempreverde, le cui origini si perdono nella preistoria e che ha accompagnato l'uomo dalle antiche civiltà fino ai giorni nostri. Una pianta conosciuta nell'area del Mediterraneo grazie ai Greci e alla loro espansione e che è legata anche agli aspetti rituali delle popolazioni che l'hanno conosciuto. Una pianta dunque sacra che arriva in Magna Grecia fino a Caltabellotta, dove oggi dà sostentamento alla gran parte della popolazione. Io sono Giuseppe Pipia e questo è l'olio di oliva di Caltabellotta. L'arrivo dell'autunno coincide per Caltabellotta con l'inizio della campagna olearia. Decine di persone, dalle famiglie o vere e proprie cooperative, si adoperano per raccogliere i preziosi frutti di una delle piante più antiche e più importanti della storia dell'uomo. Le varietà di ulivo coltivate in Italia, secondo paese al mondo per la produzione di olio, sono molte e peculiari di ogni area geografica. Nella parte sud-occidentale della Sicilia, dove ci troviamo, è prevalente la coltivazione della cultivar bianco-lilla. Questa cultivar presenta un albero di modeste dimensioni, che difficilmente supera i 2 metri d'altezza, molto resistente sia al caldo torrido estivo sia alle condizioni climatiche più rigide che possono trovarsi nelle zone interne, come succede nella valle a nord di Caltabellotta, dove le temperature crollano sotto lo zero durante gli inverni. Inoltre ha bisogno di poche cure, soprattutto contro la mosca olearia, sua famelica nemica. Dopo la fioritura in primavera, nel corso dell'estate le drupe cominciano a formarsi e ad assumere il caratteristico colore biancastro. Avvicinandosi alla fase della maturazione, esse acquisiscono il distintivo colore violaceo. Da questo loro cambiamento di colore deriva appunto il loro nome, cioè bianco-lilla. La raccolta inizia poche ore dall'alba. Le giornate si fanno sempre più corte, quindi è bene sfruttare il maggior tempo possibile della presenza della luce del sole. Sotto le chiome degli alberi si dispongono delle reti che accoglieranno le olive. Queste oggi sono per la maggior parte scosse dalla pianta con l'aiuto di mezzi meccanici come dei bacchiatori portatili, ma un passaggio a mano va sempre fatto per i frutti più resistenti allo scuotimento. Quelle che si trovano già per terra non vengono raccolte per non abbassare la qualità dell'olio extravergine.
Spesso si pensa, a torto, che l'olio extravergine di oliva sia caro. Questo pensiero, che è il frutto di un allontanamento da una dieta tipicamente mediterranea, povera di grassi e di fritti, ha causato un aumento del consumo di altri oli e grassi, spacciati come più salutistici, ma cui unico vantaggio è un costo decisamente inferiore. Una porzione di olio extravergine di oliva, infatti, è di appena 15 ml, cioè un cucchiaio. In essa sono presenti ben 90 calorie, sufficiente per mezz'ora di lettura oppure 7 minuti di nuoto. Considerando che in un litro vi si trovano ben 67 porzioni, allora il costo medio di 9 euro al litro si riduce a soli 13 centesimi per porzione. Un prezzo davvero irrisorio che consente di apportare gusto alle pietanze con tutti i benefici derivati dalla presenza di sostanze che aiutano a prevenire l'invecchiamento cellulare. A questo punto le olive vengono riposte nella cesta del frantoio o in opportuni sacchi di juta per permettere loro una certa ventilazione, evitando così un processo velocizzato di fermentazione. Una volta calato il sole, gli uomini con le olive ritornano al paese e le depositano in uno dei tanti olefici presenti sul territorio di Caltabellotta. Per garantire un alto livello qualitativo dell'olio di Caltabellotta, le olive, entro le 24 ore successive alla loro raccolta, vengono molite. Vediamo come si fa. Vengono innanzitutto pesate per quantificare, dopo aver estratto l'olio, la loro resa, solitamente oscillante tra il 14 e il 20%, in base alle condizioni climatiche e ai terreni più o meno propensi alla produzione. Scaricate in una tramoggia, vengono sottoposte a un processo di defogliazione, un trattamento che viene effettuato per eliminare eventuali presenze di foglie e rametti. Successivamente vengono lavate con acqua per garantire l'assenza di impurità che potrebbero arrecare deterioramenti alla qualità dell'extravergine di oliva.
Le olive sono dunque frantumate grazie al passaggio attraverso una serie di fori spinte da dei martelli e la polpa è pronta per rilasciare le piccole quantità di olio. Il composto, che assomiglia ad un patè anche se piuttosto amaro in quanto ricco di acqua di vegetazione, è spostato grazie a un sistema a coclea nelle vasche di granulazione. L'azione meccanica di apposite eliche ad una temperatura che non supera i 28 gradi, termine per indicare una lavorazione a freddo, rimescolano il composto per circa un'ora. Durante questo processo le piccole gocce di olio si aggregano affiorando dal composto. Concluso il tempo di granulazione, il patè di olive passa nel decanter. L'azione rotante ad alta velocità permette così la separazione del composto nei tre principali componenti: la sanza, cioè tutte le fibre e i residui dell'oliva, che verrà ulteriormente trattata tramite solventi per estrarre le piccole percentuali di olio rimanente; l'acqua di vegetazione, che può essere riciclata come fertilizzante per gli ulivi stessi; e finalmente l'olio. Tuttavia il decanter non fornisce ancora un olio pronto al consumo, pertanto è necessario il passaggio in una seconda centrifuga molto più fine che eliminerà tutta l'acqua di vegetazione rimasta e gli eventuali residui di polpa più fini. L'olio extravergine di oliva di Caltabellotta è finalmente nato. Ma questo è un olio extravergine di oliva? Ebbene, secondo la normativa europea si può chiamare extravergine di oliva quell'olio che ha un contenuto di acidi grassi inferiore allo 0,8%. Questa percentuale è appurata tramite un apposito test. Si preleva un campione di olio a cui viene aggiunta la fenoftaleina, un indicatore di colore. Si aggiunge nella soluzione l'idrossido di sodio ad una particolare concentrazione. Quest'ultimo elemento andrà a neutralizzare gli acidi grassi, in particolare l'acido oleico, provocando un cambiamento di colorazione. La quantità di idrossido di sodio al momento del totale cambiamento di colorazione determina la percentuale di acidità in peso e dunque il grado di commercializzazione dell'olio, in questo caso appena lo 0,2%. Il consumatore può essere travolto dalla vasta offerta di oli spesso pubblicizzati come sani e provenienti dall'Italia, salvo poi avere la sorpresa di non aver acquistato un vero olio extravergine di oliva italiano, ma una miscela di oli provenienti dal bacino del Mediterraneo. Volendo evitare spiacevoli sorprese, se recarsi nelle zone di produzione e rivolgersi direttamente ai produttori non sia una soluzione possibile, allora la prima difesa è di diffidare da prezzi inferiori ai 6 euro al litro per un olio extravergine di oliva. Se si ha l'opportunità prima dell'acquisto, e chi vende un prodotto di qualità la concede volentieri, occorre assaggiare l'olio, che non deve presentare alcuna nota rancida, ma magari, nel caso dell'olio extravergine di oliva di Caltabellotta, uno spiccato sapore speziato. E infine, una verifica la si può avere se, mettendo l'olio in frigorifero, esso presenterà dei cristalli. In quel caso l'olio è autentico. L'olio extravergine di oliva di Caltabellotta è molto versatile in cucina ed esalta il gusto di molti piatti. Lo si può usare per esempio per condire del riso in bianco, oppure delle patate lessate, o ancora su dei pomodori freschi, o anche su delle olive schiacciate. Ma forse il modo migliore, più semplice e più gustoso per degustare l'olio extravergine di oliva di Caltabellotta è quello di versarlo su del pane appena sfornato. Vi ringrazio per avermi seguito e al prossimo video.